ragazzuoli, sono Davide, benvenuti sul mio canale YouTube e oggi daremo un'occhiata un po' più da vicino a Betaflight 4.0. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Oggi cercherò di darvi qualche consiglio basilare su Betaflight 4. Non scenderemo nei dettagli, ragazzi, perché questo video non è per scienziati nucleari. Se volete approfondire le varie tematiche vi lascio il link al sito di Betaflight e tralascio pure tutti gli step di installazione, perché su YouTube, in giro su internet, troverete tonnellate e tonnellate di video che spiegano come installare Betaflight e come impostare le nuove funzionalità. Io mi concentrerò più sul volo. Ho atteso un bel po' a realizzare questo video perché ho voluto approfondire meglio Betaflight 4.0, che è veramente molto differente dalle sue versioni precedenti. Partiamo con il primo consiglio. Betaflight 4 non fa miracoli, quindi non vi aspettate che installando questo firmware volerete come il pilota più professionale che c'è, perché non è così. Il successivo consiglio che vi do è: concentratevi più sul trovare i vostri rails, perché i rails sono più importanti dei PID. Trovate i vostri rails e successivamente vi concentrate sui PID. Mannaggia sti insetti che ho in macchina! La prima volta che ho provato Betaflight 4 non mi ha per niente entusiasmato, quindi se avete un quad piddato e tunato alla perfezione con le versioni precedenti di Betaflight rimarrete abbastanza delusi. Fatto sta che una volta capito come reagisce questo nuovo firmware, una volta sintonizzato e tunato a dovere, devo dire che i risultati sono fantastici. I programmatori hanno migliorato tantissimo il modo con cui interagiscono i filtri e hanno modificato abbastanza la percezione della P e della D sui nostri quad. Se non sapete che cos'è una P e una D, ragazzi, andatevi a vedere il mio video sul PID tuning che vi lascio sempre nella descrizione qui in basso. La prima sensazione che si ha quindi è che sicuramente la P e la D intervengono in modo minore rispetto alle versioni precedenti di Betaflight. Un valore invece su cui dovete andare ad agire, che dovrete aumentare di parecchio, è la I, che in Betaflight 4 deve essere pompata a dovere. Una delle funzionalità spettacolari di Betaflight 4 sicuramente è il D-Min, che mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, perché adesso siamo in grado di avere una D molto più bassa quando vogliamo in tranquillità ed avere un boost della D quando serve, ad esempio in dei trick veloci, e quindi correggere le oscillazioni che di solito abbiamo sul flip e sui roll. Un'altra funzionalità introdotta in Betaflight 4 è il TPA soltanto sulla D. Che cos'è il TPA? Il TPA è un valore che possiamo utilizzare per diminuire i nostri PID agli alti livelli di throttle. Ebbene, in Betaflight 3.5, le versioni anteriori, questo valore lavorava sia sulla P che sulla D. Finalmente con Betaflight 4 possiamo impostarlo ed operare solamente sulla D. Questo perché in base ai test gli sviluppatori hanno notato che agli alti livelli di throttle la D non riusciva ad essere così efficace nei confronti della P, e quindi hanno deciso di dedicare un loro valore di attenuamento esclusivamente per questo parametro. In ultimo, ma non per ultimo, il famosissimo RPM filter. Ma che cos'è questo RPM filter, ragazzi? L'RPM filter è una funzionalità particolare che è stata introdotta con una versione specifica del firmware BLL 32 che dovrete installare sui vostri ESC. Non aggiungo dettagli perché, se volete, ci sono centinaia e centinaia di guide che potete trovare anche su YouTube. Grazie a questa funzionalità il vostro flight controller, utilizzando gli ESC, sarà in grado di percepire il rumore, quindi le vibrazioni dei vostri motori, in modo molto più accurato, e quindi sarà in grado di eliminare tutto quel rumore che dà fastidio al flight controller
di isolare solamente le frequenze sulle quali deve interagire e quindi a stabilizzare meglio e a farvi governare meglio il vostro quote. Questa funzionalità l'ho provata sia su build nuove che su build massacrate. Vi posso dire che su delle build nuove non si sente granché, non si percepisce proprio, ma su build massacrate, che è la build che utilizzerò oggi, devo dire che l'effetto è fenomenale. Quindi da dove iniziamo? Prima di tutto, quando installate Betaflight 4 partite da una configurazione di default, non importate assolutamente i valori delle vostre vecchie configurazioni, perché Betaflight 4 è completamente diverso, quindi rischierete di fare danni. Successivamente andate al link dei consigli del tuning di Betaflight 4 che vi lascio sempre nella descrizione del video. Lì troverete due profili, uno dedicato al freestyle e uno dedicato al racing. Qui noi facciamo freestyle, quindi concentratevi sul primo, prendete tutti i valori, copiateli, incollateli nella CLI e date save e invio. Questo è il vostro punto di partenza. Da lì procedete con il vostro tuning. E adesso andiamo a effettuare due voletti, uno utilizzando i bid e i settings di default del profilo dei freestyler di cui vi ho parlato prima, e il secondo volo utilizzando il profilo su cui ho effettuato un bel po' di tuning di questo modello. Adesso vi faccio vedere il modello, vi do le specifiche e poi ci andiamo a divertire finalmente, che mi sono anche un po' stufato di parlare. Ecco qua il mio TBS Source One Bando Approved, ragazzi. È un modello che è completamente devastato, c'ha i motori distrutti, guardate le ferite di guerra dovunque. Vi farò sentire anche il rumore che fa praticamente piangere. Abbiamo flight controller Kakute F4 con un Tecco 32 da 35 ampere, ricevente TBS Nano, una TBS Unify come videotrasmittente, l'antenna Menas, la top del top, guardate, completamente massacrata ma lavora che è una bellezza, l'Immortal T, anche questa disintegrata come potete ben vedere, l'immancabile Foxeer Predator V3. Registriamo tutto con una Session 5 che sta ancora sopravvivendo, non so ancora per quanto. I propellers sono anche questi abbastanza devastati e consumati e sono i Team Motor T5143, le mie prop preferite. Ok, ci siamo ragazzi. Allora adesso andiamo a settare il profilo numero 2 che dovrebbe essere quello di default. Eccolo qua, perfetto. Save e reboot. Il sole è uscito bello, armiamo, sentite i rumori che fanno proprio schifo. Allora, questi qua sono i PID di default, mazza, guardate che bel sole, porca miseria. Allora, vediamo un po' come si comporta. Vedete un po' di oscillazioni quando si lascia il throttle, vedete? Batteria abbastanza massacrata. Ok, adesso facciamo un po' di curve. Comunque già voglio dire, allora, la prima sensazione è che è un po' ballerino, soprattutto, cioè la percezione ragazzi è che si ha la I bassa. Qui un po' di prop wash. Ok, facciamo un po' di slalom. Vedete, hanno migliorato tantissimo le curve veloci. Niente, è abbastanza ballerino. Vedete come oscilla un po'? Ma anche tanto, però sì, si ha la sensazione che c'è la I molto bassa. Vedete quando do delle botte di trotto, qui pure, quando do delle botte di trotto, ma insomma,
Vediamo un po'. Lo tiene. Allora ragazzi, la sensazione è che comunque hanno fatto un bel lavoro, però rispetto a un quad piddato si sente sicuramente la differenza, cioè il quad va un po' per cavoli suoi, in particolare quando si fanno dei movimenti veloci, non si percepisce nei movimenti lenti. Però se inizio a fare movimenti veloci si percepisce un pochettino che non tiene abbastanza. Ecco, vedete qui mi oscilla parecchio. Ricordiamoci che c'è pure parecchio vento. Ok, vediamo un po' il prop wash. Vedete come l'hanno migliorato il prop wash? Cioè in genere questo movimento qui scatena il prop wash, che è una meraviglia. Invece guardate, vedete, adesso sto proprio provocando appositamente il prop wash. Guardate come riesce a... Ecco, avete visto un pochetto il prop wash, ma lo riesce a lavorare benissimo, quindi è veramente eccezionale. Poi ricordiamoci che questa è una build completamente massacrata all'interno dei bando, ragazzi, ma proprio massacrata. I motori fanno schifo, l'avrei cambiati già da parecchio. Adesso atterriamo, cambiamo il profilo, vi faccio vedere il profilo tunato come si comporta. Atterriamo e cambiamo profilo. Cambiamo subito profilo e poi cambiamo batteria. Rimettiamo il mio profilo, ecco i PID ragazzi, tanto poi ve li lascio. Cambio la batteria ragazzuoli e torno subito da voi. Rieccomi qua. Guardate che bella golden hour qui. Il profilo è mio, questi sono i PID ragazzuoli. Vediamo un po' la differenza. Come potete vedere ho pompato di parecchio la I, che è quella componente che si sente molto di meno quando iniziate a volare con Betaflight 4. Allora, ci siamo. Facciamo un save e reboot per sicurezza e proviamolo. Vabbè, già si sente ragazzi, sente la differenza, come ho dato il throttle già si sente una differenza assurda. Guardate, stabilissimo. Guardate, mi fa proprio... Mamma mia come vola ragazzi questo. Allora, vediamo un attimino, facciamo un po' di curve veloci come abbiamo fatto prima. Cioè, boh. Completamente differente, come potete vedere ragazzi. Me ne potete accorgere, spero, dal video. Perfetto, proprio perfetto. Vedete come sballa molto di meno con i movimenti veloci. Vedete, adesso sto facendo le stesse identiche cose che facevo con l'altro. Perfetto. Ok, adesso facciamo, vediamo come reagisce al prop wash. Vedete? Questi sono movimenti che causano prop wash, guardate, incredibile proprio. Vediamoci questa golden hour. Perfetto.
ricordatevi che sono motori completamente massacrati. Guardate come si ferma, mamma, oh, oh. E questo è Betaflight 4.0 ragazzi. Devo aggiungere altro? Capelli da freestyler! Ragazzi, vi ho fatto vedere quindi un volo con i PID di default e i setting consigliati per il freestyle dagli sviluppatori e poi con i miei PID che adesso vi lascio di seguito. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere gli aggiornamenti e se vi è piaciuto mettetemi un bel mi piace. E adesso vi lascio con un po' di evoluzioni con questo vento e in una stupenda golden hour. Statemi bene ragazzi, rippate!